velocemente. Per quanto riguarda gli altri due piccolissimi medaglioni che riguardano la resurrezione, cioè i primi 18 del 21° capitolo, Tommaso l'abbiamo lasciato da parte, la pesca miracolose, la seconda invocazione di Pietro non la tocchiamo. Io vi ho lasciato a vostra osservazione, e soprattutto per chi è giovane, non per chi è vecchio di questi corsi, la traduzione di quei versetti che meritano essere presi in considerazione. Coloro che Gesù amava e Pietro vedono nel sepolcro che cosa? Tautonia che è tele giacenti. Tema vuol dire giacere, non vuol dire carità. Perché quando ho visto la traduzione nuova che è stata fatta mi sono messo le mani sui capelli. Entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là. Va bene? Posati là dove? Posati là. Osservò i teli posati là e il sudario che era stato posto sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Posato là, cosa vuol dire? Il testo greco dice che vuol dire adagiato, afflosciato, giacente. È il morto che giace, è l'addormentato che giace, è il panno quando lo lasci cadere che giace. Ok, mai. Allora, le tele giacenti o le tele afflosciate e il sudario en epites che falesse tu, che era sopra la sua testa. La che è questa? Questo è il coso. Noi siamo abituati a pensare che il sudario va messo sul prosopo, sul volto. Mentre qui è epite e la lepro. Effetti della bocca. Si vede che Gesù devono aver rimesso il vecchio fazzoletto della nonna. Sì, perché era molto la bocca aperta, ma sicuramente. Provate ad osservare qual è la situazione di questo sudario alla linea 88. Dice, diversamente dalle bende che erano keimena, afflosciate, giacenti, quello era endetericmeno, era ripiegato su se stesso. Ora, qui avete il fazzoletto ripiegato su se stesso, qui chiude la mandibola. Per questo era sopra la testa. È un fazzoletto del male dei denti. E quindi i nostri amici vedono questo bozzolo afflosciato, ma lì dove c'era la testa il bozzolo non era afflosciato perché si trovava ancora quel fazzoletto di mal di denti che richiudeva la mascella, il quale non si era afflosciato affatto perché era ripiegato su se stesso. Questo l'ho visto. Linea 89, così ci finiamo di divertire. Traduzione dei nostri amici italiani. Non posato là come te, ma avvolto in un luogo a parte. Il testo greco dice eis, ena, topi. Eis di per sé indicherebbe movimento verso. Ma siamo nel greco ellenistico, dove le preposizioni erano adoperate abbastanza a spanne, che ho mostrato prima. Bisogna stare attenti, perché vuol dire sia in sia per mezzo di. Anche qui eis può essere adoperato verso, ma anche al posto di in, semplicemente. Ena è un numerale. Eis mia en. E la traduzione sarebbe in un uno, numerale, uno.
costruzione semplicemente assurda in greco, limpidissima in aramaico, per dire lo stesso luogo. Non in un luogo tale, come se le tende fossero lì e il sudario fosse la via. Ma nello stesso luogo, in un luogo identico, nell'Egitto. E allora diventa chiaro quello che hai visto, se no, come fa uno a vedere e a credere. Cioè, le bende non c'erano. Le bende erano un pozzo non ordinato, afflosciato, la testa era visibile, il luogo della testa, perché questo sudario era lì sullo stesso luogo, e quindi il discepolo che Gesù amava ha intuito che il ragazzo era evaporato. Non si era schiacciato. Nessuno aveva tagliato le bende, non aveva fatto esercizi fisici alla Houdini per uscirne fuori, ma era passato attraverso il tessuto, lasciando afflosciare il pozzo. Una buona traduzione ci aiuta ad essere presenti in quel sepolcro anche noi, come se fossimo 2000 anni. Ancora che ci sia una donazione molto attenta. Naturalmente non bastava, perché il testo continua dicendo: essi, Pietro e la Maddalena, non capirono, solo Giovanni forse, ha capito che era risolto. Gli altri non capirono perché non avevano ancora capito la scrittura, e quindi occorre anche la parola di Dio che implica questi fatti interessanti. E questo coincide con la sindrome? Me l'aspettavo. Fino ad oggi non c'è nessun elemento biblico che non sia riscontrabile nella sindrome. Tutto ciò, anche i minimi particolari che si trovano descritti nel testo biblico, stranamente sono presenti nella sindrome. E guardate che di cose strane trovate nel testo biblico non è che fossero conosciute né all'epoca di Pari né nel Medioevo, ma sono state conosciute solo in questi ultimi 150 anni. Io come giurista posso dire questo. C'è assoluta concordanza fra la sindrome e il testo biblico, non così come era conosciuto nelle epoche antiche o medievali, ma come lo conosciamo noi oggi e come conosciamo il tema della sindrome oggi, perché dopo le fotografie di Henry noi possiamo dire conosciamo il tema della sindrome. Quindi queste affermazioni potrebbero essere considerate una prova scientifica. Non ho detto questo. No, prima di poter dire che esiste un legame sicuro tra sindrome di Torino e tele di Gesù, bisogna che si sciolgano due enigmi. Uno sta per essere sciolto, che è quello delle macchine, ma l'altro enigma è il silenzio storico. Quello è il problema ed è aperto, perché sono tanti anni di silenzio. Se lo sapessi non sarebbe l'enigma del sciolgere. Però guardate che dopo quella specie di calcolo infelice sulla datazione del carbonio di 14 è venuto fuori negativo, perché è stato dimostrato ampiamente che è una datazione falsa. Falsa nel metodo e falsa nel contenuto. Falsa nel metodo e nel contenuto. Naturalmente ci sono gli specialisti che ne sanno più di me, sarebbe bene parlare con loro.
Comunque queste cose si trovano in diverse pubblicazioni, anche in un bellissimo articolo pubblicato da Libricino di Aladura, quindi questa nostra iniziativa culturale di Pordenone. C'è un professore di metrologia, mi pare, dell'Università di Padova, estremamente chiaro su questo argomento. Però naturalmente occorrono anche gli elementi per chiudere il cerchio delle cosiddette prove scientifiche. Per quanto riguarda tempo, origine, eccetera, le cose ormai sono sicure. Il silenzio storico ha un suo peso, ma prima o poi, come nel deserto di Giuda, prima o poi troveremo molto di più di quanto sappiamo oggi. Perché da 150 anni il deserto di Giuda sta facendo diventare i biblisti, perché continuamente sputa fuori nuove pergamene, nuovi dati interessantissimi per la conoscenza della Bibbia. E penso che prima o poi si metteranno in evidenza certe documentazioni di tipo orientale che non sono ancora state spiegate. Il mandiglion di Edessa è un mandiglion o è la Signora stessa piegata in un certo modo? Quella messa per la sindrome che troviamo nel messale mozarabbico, siamo all'VIII secolo, è la stessa? Gli studiosi spagnoli dicono che chi ha composto quella messa ha visto il mandiglion di Edessa, per quello l'ha composta. Se nell'VIII secolo la sindrome esisteva, ci deve trovare il mandiglion di Edessa e la sindrome di Costantinopoli, e questa è la sindrome di Torino. Cioè il problema è trovare i legami per la conoscenza. Naturalmente di ciò che non si sa è più prudente sospendere il giudizio. Io finirei velocemente con l'ultimo quadro e dell'episodio dell'incontro fra Gesù e Maria Maddalena. Tenete presente che con la fuoriuscita del sangue e dell'acqua noi abbiamo una specie di investitura di queste tre figure ai piedi della croce, Giovanni, Maria e la Maddalena, come simbolo della Chiesa. Allora, nel capitolo 20, quando Gesù incontra Maria Maddalena, chi incontra? Ne abbiamo già parlato. Quella donna che Gesù risparmia dalla lapidazione perché pescata in flagrante adulterio. Chi è quella donna? Ve lo ricordate? C'è il fatto storico, il fatto teologico e il fatto simbolico. E la Chiesa è quella donna là. Ma è anche la donna materiale che Gesù ha salvato. Come si chiamasse Deborah, va bene, si chiamava Deborah, la salvata. Ma in lei, l'autore sacro vede anche il simbolo della comunità cristiana. L'incontro con Maria Maddalena adesso è l'incontro tra Gesù e Maria Maddalena, ma lo scrittore sacro vede in Maria Maddalena la comunità cristiana. In questo caso, da che cosa lo deduciamo? Lo deduciamo da uno studio paziente che io mi sono ben risparmiato dal mostrarvelo nello schema, uno studio che ha visto il rapporto fra Maria Maddalena in questo episodio e il vocabolario greco adoperato e l'episodio della ragazza, della giovane moglie del Cantico dei Cantici che cerca lo sposo quando lo sposo scappa da lei e lei va in cerca di lui, passa attraverso le mura, va nelle piazze, eccetera. Il vocabolario è lo stesso, che vuol dire che chi ha scritto questo episodio ha pescato dal Cantico dei Cantici vocaboli chiave per descrivere l'incontro fra Gesù e Maria Maddalena secondo un determinato concetto simbolico. Per questo qui Maria Maddalena non è solo la Maddalena, la donna di Magdala, ma rappresenta anche la sposa di Cristo, che è la Chiesa. Certamente questo episodio crea un po' di
disagio perché ci troviamo di fronte ad un atteggiamento di Maddalena molto strano. Questo è il recto, questo è il verso, il bianco. Questo è il volto, questo è il fondoschiena. Io sono il sepolcro. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro, viso, schiena. Io sono il sepolcro. Lei mostra il viso a me e a voi. Si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. E essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro. Voi siete Gesù. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, le disse: Signore, se hai portato via tu, dimmi dove hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Essa si voltò. Capisce la figura? E con il fondoschiena di fronte a Gesù, lei disse in ebraico: Rabbuni. Abbiamo seguito le mosse giuste? Meno male che quando si legge questo brano in chiesa non c'è Don Renato che fa un po' di se no voi vedreste tutte le vecchiacce perveriste che arrivano con il dito lancia in resta, me lo buttano nell'orto e poi fanno fuori di chiesa dicendo: ma sto prete qua da dove viene fuori? È scritto. È scritto. Sì o no? Per Giovanni le azioni sono anche simbolo. In questo caso rimaniamo imbrogliati perché lui adopera con valore simbolico un'azione che Maria Maddalena ha fatto dentro, perché strefo in greco vuol dire girarsi, ma vuol dire anche convertirsi. E i nostri amici traduttori si sono lasciati prendere dalla fisicità del valore del verbo e si sono dimenticati del valore simbolico e religioso che ha in verbo. E allora provate a pensare le cose in questa maniera. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a riprenderlo. Gesù le disse: Maria. Ed essa in quel momento si è convertita e gli disse in ebraico: perché si è convertita? Perché era peccatrice, è diventata buona? No, perché l'ha visto e la vecchia mentalità non riusciva a capire che fosse. Allora ha cambiato mentalità. Quella parola gli ha fatto cambiare mentalità. E lei ha scoperto il suo Signore. È la parola che ha cambiato mentalità. Maria. E lei, cambiando mentalità, capisce il gioco. Vi è chiaro il gioco? Non è importante che Gesù ti appaia, perché tanto non capisci niente lo stesso che sia. Hai bisogno della sua parola per capire chi lui sia. Capite il messaggio? Gesù le disse: non mi trattenere. Sarà. Andate per linea 94 e abbiamo finito in questo caso perché io devo partire. Nemo aptu, grecisti, sfoderate le sfingi. Apto mai cosa vuol dire? Toccare o qualcosa di più?
Giustamente il parroco mi ha guardato e mi ha detto lascia perdere. Atto mai vuol dire abbracciare, baciare, compiere gesti di affetto piuttosto seri, ed è un imperativo negativo presente, quindi proibisce la continuità, non l'azione in sé. Quando si adopera l'imperativo negativo presente, non è che l'azione sia buona o sia cattiva, si dice questa azione non continuare a farla. Adesso la smetti, poi puoi riprendere, ma adesso la smetti. Quindi la traduzione sarebbe non continuare ad abbracciarmi o non continuare ad abbracciarmi, abbracciarmi. Non continuare, non intrattenere. Questa è la dimensione affettivo-umana che comporta la fede, cosa che noi stiamo dimenticando perché stiamo riducendo spesso la fede a qualcosa di intellettuale, mentre invece la fede deve fare senz'altro sponda anche con la nostra capacità intuitiva, anche con i nostri sentimenti, perché non a caso l'ascolto greco non è l'ascolto semitico. L'ascolto semitico dice tu ascolti nel senso di udire, registri, memorizzi, ma cambi il tuo modo di sentire la realtà, di sentire. Questo passaggio è udire, ascoltare nel mondo biblico. Mentre invece nel mondo greco la cosa si ferma qui. E nel mondo biblico questo ascolto che diventa intellettualizzazione si chiama non acuo ma acroaomai. Grazie della vostra attenzione.